in italiano. Allora, questo video sarà principalmente in whispering perché mi è stato richiesto, ma ovviamente a volte cambierò e utilizzerò un po' il soft spoken perché so che vi piace quando lo faccio. Quindi benvenuti agli iscritti al canale, anzi bentornati, e benvenuti alle nuove persone che sono approdate adesso in questo su questo video. Ciao a tutti. Allora, come sapete, come avrete visto da Instagram, sono stata in Giappone in viaggio di nozze e ho qui intorno a me tutti i souvenir e alcune cose che ho preso anche per me stessa, appunto che ho preso in Giappone. Seguirà un video ovviamente sull'intera vacanza, inizialmente in inglese con i sottotitoli in italiano e poi, se vorrete, posterò lo stesso video ma con il voice over in italiano, ok? Quindi potrete vedere tutto l'itinerario che ho fatto e ovviamente poi sotto il video potete chiedermi qualsiasi cosa, le informazioni che volete. Quindi questo video è dedicato solo ai vari gadget che ho preso e devo dire che mi è sfuggita un po' la situazione di mano perché ho preso tantissime cose, ma sono tutti souvenir, la maggior parte souvenir, quindi sono stata comunque generosa. Iniziamo in ordine sparso, sono tutti qua intorno a me e sono tantissimi, quindi fatemi sistemare bene il microfono, ok? E iniziamo. Allora, li pesco random e poi li appoggio alla mia sinistra. Allora, questa è una spillettina che ho preso in un negozio kawaii di cui non ricordo il nome e me l'hanno in realtà regalata perché ho preso un po' di cose per mia nipote e non ne ho solo una, ne ho altre che poi vabbè vi farò vedere quando le pesco nel mucchio. Quindi in realtà questo è un regalino che mi hanno fatto in questo negozio. Meno male che ho il tappeto così posso lanciare le cose e non si rovinano e non si sente rumore. Poi in questo sacchettino ci sono delle calamite che ho preso da regalare a vari amici e parenti. Ecco la prima, presa a Tokyo. Non ho idea di cosa ci sia scritto. Poi ho preso per la mia collega questo gattino che in realtà dentro ha dei semini e se si piantano escono fuori delle piantine di non so cosa esattamente, ma mi sembrava super kawaii anche questo. Poi una calamita molto carina con un tempio. Ho tantissime cose, quindi non andrò troppo lenta. Poi ho preso queste altre calamite, vabbè non le tiro fuori. Comunque questa è un tempio shintoista, si chiama Tori, questa specie di portale con un gattino, e qui invece c'è un Oni, un demone giapponese. Quindi queste sono tutte calamite e rimane l'ultima che è
una geisha super carina. Di solito le calamite vanno ai genitori, a mia sorella e alle mie colleghe, però alle colleghe ho preso altre cose perché c'erano cose troppo carine per non essere prese. Poi per me stessa ho preso questa fantastica maglietta che forse avete visto nelle storie di Instagram, nei post su Instagram. Allora, davanti c'è scritto Goodbye Tensan, quindi Goodbye Tenzin per noi italiani, Tenzin di Dragon Ball, e dietro ve lo faccio vedere, e dietro c'è il povero Riff attaccato, cioè attaccato alla schiena, e solo in pochi coglieranno la citazione. Se sapete a cosa si riferisce questa maglietta, scrivetemelo nei commenti. E l'ho vista e l'ho dovuta prendere per forza, e la adoro, e l'ho utilizzata e non l'ho nemmeno lavata perché volevo farvela vedere, quindi adesso finisce direttamente in lavatrice dopo questo video. Lo so, che schifo, sempre per me stessa, quindi in realtà un po' ho mentito perché ho preso un sacco di robe per me. Come saprete, se mi seguite da un po', il mio bagno è tutto rosa e ho trovato in quel negozio kawaii dove mi hanno regalato, ci sono delle cose che si muovono, in quel negozio kawaii dove mi hanno regalato la spilla, ho trovato delle salviettine super kawaii, quindi questa per il sedere, se si può dire, su YouTube, e poi quest'altra invece per la faccia. E non potevo non prenderle, cioè guardate, impazzisco. Quindi queste le ho prese per me, le ho prese alla stazione di Kyoto, in un negozio nella stazione di Kyoto. Poi ho preso ovviamente un sacco di snack, sia da provare che da regalare. Come sapete non amo il mukbang, quindi in realtà non li proverò in questo video, ma dovrebbero essere tipo la consistenza, perché l'avevo già assaggiati a Chinatown una volta, la consistenza come se fossero degli spaghetti di soia duri, e quindi lo regalerò, devo ancora decidere a chi regalarlo, forse al mio estetista che mi ha fatto le unghie per il Giappone. E questi si trovano in qualsiasi 7-Eleven o Combini, è pieno di snack. Io lo so che voi volete sapere di più sulla vacanza, ma ovviamente vi sfonderò le balle con la mia vacanza in Giappone, quindi c'è tempo, tranquilli. Poi allora ci sono un sacco di distributori di palline che sicuramente hanno un nome tecnico ma non me lo ricordo, e questi sono praticamente tutti regali e quindi non li aprirò. Allora questo non so cos'è, quindi lo appoggio per terra. Questo pure, questo l'ho preso per mia nipote ed è Stitch, di Lilo e Stitch, e poi me ne capiteranno altri tra le mani perché ne ho presi altri. Questi sono sempre dei regali che mi hanno fatto nel solito negozio kawaii, che come vedete ho praticamente comprato tutto, e in realtà questi fiori qua bisogna metterci la spilla. Poi questi fiori hanno dentro un filo di ferro e si possono mettere dove si vuole, e questi appunto sono dei regali, quindi adesso devo capire se tenermeli o comunque
preso mio marito per suo papà. Non vedo comunque l'ora, perché ho preso dei vinili e non vedo l'ora di aprirli e ascoltarli, perché abbiamo un lettore di vinili di quelli moderni che vendono adesso nei negozi, ma ho tenuto tutto impacchettato solo per farvi il video, quindi apprezzatelo. Poi sempre no, in realtà questo invece non è un CD, ma è un vecchio, cioè un gioco giapponese che costa 8.668 yen. Fate che non vorrei dire una cavolata, ma 1.000 yen dovrebbero essere circa, non mi ricordo più, cioè tipo 100 yen sono tipo 70 centesimi, mi pare. Quindi in realtà non è costato poco. Il mio marito l'ha preso senza farmi vedere ed è Racing Lagoon originale per la PlayStation 1. Perché siamo andati, mi pare, non mi ricordo che fermata, comunque c'era questo posto di cui vi parlerò poi nel video della vacanza, che si chiama Potato qualcosa, tipo Nerd Potato, una cosa così, dove c'erano tutti i giochi vecchi della Play in giapponese e un sacco di console vecchie, quindi anche lì mio marito ha preso un sacco di roba. Questi invece sono dei fogliettini che si pescano donando al tempio degli yen. Si può poi fare questa pesca non so come si chiamano, tipo ti dicono se sarai fortunato o meno, e a me è capitata dell'East Fortune che pensavo fosse negativo, invece comunque diciamo che è la fortuna, ma quella più bassa, però comunque è fortuna. Mentre a mio marito è capitata la Regular Fortune, quindi anche questo diciamo che va bene. Mentre se ti capita un fogliettino sfortunato bisogna legarlo a dei fili che ci sono vicini a questi diciamo questi baracchini dove si pesca improvvisamente, ovviamente non ho più parole, comunque bisogna legare questi fogliettini e lasciarli lì, chiedendo al Dio di far qualcosa per la nostra sfortuna. Ma invece a noi sono capitati due fortunati, quindi siamo a posto, ce li siamo portati a casa. Poi allora siamo andati ovviamente in un negozio di manga, sto pestando della roba, in un negozio di manga e ho preso dei numeri originali in giapponese. Ho preso il numero 1 di Vinland Saga, come ovviamente pezzi da collezione, perché non so il giapponese. Ho diciamo imparato, in realtà le parole che ho imparato sono quelle che più o meno sapevo già, quindi dicono tutti, io pensavo dicessero molto di più domo, arigato, invece dicono arigato gozaimasu. Improvvisamente sono tornata e c'è un vuoto. Comunque non so il giapponese, quindi sono da collezione. Ovviamente ho preso il numero 1 di Dragon Ball di questa edizione.
queste cose le ho prese per me, abbiate pazienza, ma comunque lì i manga costano pochissimo, non è come da noi, costano tipo 5 euro, quindi non ho speso tanto. Poi al tempio ho preso da regalare tantissimi talismani. Allora dietro si può vedere la descrizione dell'amuleto perché non me la ricordo, ma ho preso per mio papà uno di protezione alla guida e poi per Cami, per la mia amica Camilla, ne ho preso uno per aiutare a trovare, diciamo, l'amore nella vita. E ovviamente bisogna dare un'offerta al tempio e poi si possono acquistare questi talismani. Poggiamo terra. Poi queste due borsine le ho prese al tempio, scusate, al castello di Nagoya Castle, Revival of the Legendary Samurai Palace, che è molto molto bello. E ho preso queste due sacchettine da regalare a delle mie amiche e le ho pagate molto poco e sono molto molto carine secondo me, quindi regalo. Poi ho preso per mia mamma, che sicuramente l'ho detto in un sacco di video, ma è super 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 fan di Robbie Williams, e le ho preso un Greatest Hits giapponese. In realtà è uguale a quello inglese, però è carino perché c'ha tutte le scritte in giapponese e anche questo è, diciamo, da collezione. Sto finendo il posto. E poi ho preso un CD. Allora, questa è una storia interessante perché un amico di mio marito, che poi è diventato anche mio amico, è il chitarrista dei Winterage, che è una band metal molto famosa, e hanno fatto un tour anche in Giappone l'anno scorso a Tokyo, e incredibile, abbiamo trovato in questo negozio di CD il loro CD. Loro si chiamano, scusate per il riflesso, loro si chiamano Winterage, e se vi piace il metal o in generale la musica andate ad ascoltarli perché sono molto molto bravi. E quindi ovviamente abbiamo preso il CD giapponese perché è incredibile che lo vendano, cioè quando un nostro amico diventa tipo famoso è una cosa super top. E io ho tantissimi amici cioè, a musicisti, e io che adoro la musica ma non so suonare nulla, lo trovo tipo come se sono dei supereroi. Quindi CD dei Winterage. E poi sempre nel negozio che aveva i giochi vecchi giapponesi, ovviamente abbiamo preso il primo Phoenix Wright del Nintendo DS, che è uno dei miei giochi in assoluto preferiti, e sono riuscita a far appassionare anche mio marito, e quindi l'abbiamo preso sempre da collezione, il gioco originale. E sembra che ho speso tanto, ma per qualche ragione il Giappone è molto meno caro di
se volete sentire il loro singolo, si chiama Hello Hello dei Lit e lo trovate su Spotify. Sono molto molto carini e bravi, e quindi grazie mille Noah, conserverò questo ventaglio per sempre. Poi eccomi. Poi a Matsumoto c'era una mostra di ragazzini con disabilità e se si firmava il registro dando un feedback sulla mostra ti regalavano un gadget fatto da loro e io adoro, guardate che carino, anche questo è stato regalato perché ho visitato questa mostra. Lo adoro, è tipo un cagnolino, una volpina. Grazie. Ho preso poi nel negozio di manga il primo volume in giapponese di Death Note. Vediamo se c'è scritto quanto l'ho pagato. L'ho pagato solo 520 yen, e se io vi ho detto che 100 yen sono più o meno 70 centesimi, fate voi il calcolo. Quando ho fatto per la prima volta la raccolta di Death Note, tipo 20 anni fa, sì, quasi 20 anni fa, mi pare costasse 4,50 € il volume, e quindi non vedo l'ora di aprirlo. Lo so che le cose da collezione non vanno aperte, lo aprirò. Nel negozio Kawaii ho comprato queste forbici di Hello Kitty per mia nipote, super kawaii, e vediamo se la trovo. Ho preso della stessa collezione questa spazzola di Hello Kitty. Super kawaii, è la parola dell'anno. Poi ovviamente allora non so se voi leggete manga, ma quando ho iniziato a leggere manga io nel 2002 leggevo sempre questa parola Shonen Jump, e io non capivo che cavolo fosse. Poi ovviamente crescendo ho capito che era la rivista che viene pubblicata in Giappone, in cui vengono pubblicati dei capitoli dei nuovi manga che stanno per uscire, in modo che le persone abbiano una preview della storia, così che poi si possano comprare anche i volumi, quelli più grandi, no? E ovviamente l'ho trovato e ho preso un volume finalmente, in realtà di Weekly Jump, è il nome della rivista, e è chiusa in modo che le persone non possano leggerlo, e l'ho comprato al 7-Eleven, però non vedo l'ora di aprirlo senza romperlo e finalmente di sfogliare il famoso Shonen Jump, che mi sa diventerà un video di finger licking per voi. Che ne dite? Poi un'altra pallina di Initial D, che penso sia di mio marito perché lui è appassionato di Initial D, per mio nipote. Un sacco di carte Pokémon da spostare, ma da quello che ho capito costano più o meno
non sta bene col mio bagno nuovo rosa, e quindi ho trovato questa e l'ho dovuta comprare per forza, per forza. Poi abbiamo un'altra pallina con dentro, non ne ho la più pallida idea, spero lo sappia mio marito. Poi abbiamo un po' di cose di Dragon Quest, non so per chi sono state prese, ma sono dei regali, non so per chi però, ma sono tutti forse dei regalini da dare agli amici di mio marito di Dragon Quest. Se siete arrivati fino a questo punto del video, cioè complimenti per la pazienza, perché è davvero lungo, non vedo l'ora di editarlo. Questo è per il mio collega Simone, è dei Digimon. Questi sono dei dolcetti a forma di cuore e al gusto di fragola, e li ho provati ieri sera e non sono male. Io non amo le cose dolci, però questa molto delicato, non è esageratamente fragoloso, quindi vediamo a chi lo regalerò, non lo so ancora, forse a mia nipote. Poi in realtà avevamo preso del ramen da farci in camera, che eravamo stanchi, e questo è avanzato, è ramen al curry e sono riuscita a portarlo in valigia. E quindi lo mangerò un giorno che non ho voglia di cucinare o a lavoro. Queste sono delle bustine per contenere le Magic, credo. Cerco di andare un po' più veloce, ragazzi, perché se no non finiamo più. Che mi hanno regalato, me ne hanno regalati 3 mi pare. Allora, questo in realtà l'ho vinto ai Gacha, mi pare si chiamano le macchinette, quelle dove si pescano i regali.
poi sempre dei vari souvenir per cugini, parenti, amici, colleghi. Allora, questi di allora Pociacco per la cugina di mio marito, e poi Cheroppi, eccolo qui, è sempre l'ha preso mio marito per qualcuno, non so per chi, ma è un souvenir da regalare. E questa è l'altra spilla che mi hanno regalato, super carina, di Hello Kitty. E poi questi che costavano poco e li ho presi, un cane ninja e una geisha, che sicuramente troverò a chi regalare. Volevo regalarla alle mie colleghe perché sono puffi e sono mega carini. Poi sono stata, vedrete comunque le foto e il video, in un ryokan, non è una bestemmia, che sono i loro alberghi tradizionali, e ci hanno dato in omaggio questi biscotti che non ho ancora assaggiato perché volevo portarveli per fare il video. Questi cheese waffle cookie. Poi vabbè, non so se siete arrivati fino a qua, ma non credo, farò nell'altro video, lo fai, metterò tutti i video, il lo-fi degli hotel in cui sono arrivata e andata, compreso il ryokan. E questo è un tè ai funghi, e anche questo era all'interno della camera del ryokan in omaggio. Poi, dato che sarà il compleanno di Giulia a breve, le ho preso il regalo di compleanno, questa spilletta. A lei piacciono molto i gatti, le ho preso questa spilletta kawaii con un gatto all'interno di uno squalo. E ovviamente il gatto più famoso del Giappone, quindi un portachiavi di Hello Kitty. E poi, dato che c'ero, ho preso una cosa anche per Camilla, dato che Camilla adora le calze e adora Elmo. Le ho preso dei calzini con gli occhietti di Elmo, penso siano gli occhietti di Elmo, io l'ho interpretata così. Quindi anche questi regali, non farò più regali per anni alle persone. Poi il numero 1 di Jojo, queste le ho prese al mercato di Kyoto,
Juno 8 è stata fatta da Youngblood e eccolo qua, e c'era una sezione interamente dedicata a Youngblood e quindi non vedo l'ora di ascoltarlo, e è stra una figata che lo abbia trovato in formato vinile, quindi dovevo comprarlo perché è tipo un pezzo raro per noi. E poi abbiamo preso il vinile sempre di Final Fantasy 9